Oggi per effettuare una telefonata da una numerazione fissa non occorre più una presa a muro. Ormai in quasi tutte le abitazioni moderne sono presenti i router, che oltre a poter smistare la connessione internet tramite wifi e le prese Ethernet, sono dotati anche di porte RJ11, alle quali è possibile collegare un telefono tradizionale, come ad esempio un cordless. All'interno del router è integrato un ATA, Analog Telephone Adapter, un sistema che permette di usare il VoIP dell'operatore anche con dispositivi che non supportano nativamente questa tecnologia. In pratica, il router si occupa di convertire la voce in dati e viceversa, rendendo tutto facile da utilizzare per l'utente finale. I dati viaggiano sulla rete internet e faranno squillare il telefono dall'altra parte della connessione. Prima di svelarvi il segreto che vi permetterà di telefonare con una numerazione fissa anche senza telefono, come sempre, facciamo un breve excursus storico. Le prime linee telefoniche erano completamente analogiche e trasmettevano la voce tramite impulsi elettrici lungo il doppino in rame. Le centrali, inizialmente elettromeccaniche, funzionavano grazie a relè e commutatori e il segnale veniva gestito da impulsi a intervalli. Un mondo affascinante, fatto di click e scatti meccanici. Col tempo, queste centrali sono state aggiornate per riconoscere i toni di TMF, Dual Tone Multifrequency, quei suoni che sentiamo quando premiamo i tasti sul telefono. Uno dei modelli DTMF più iconici in Italia è stato il telefono Sirio, progettato da Giugiaro Design per la società SIP nel 1987 e entrato poi in produzione nel 1990. Simbolo del Made in Italy, semplice, elegante. Venne prodotto in milioni di esemplari. Poi arrivò una rivoluzione, l'ISDN, Integrated Services Digital Network, una tecnologia digitale che permetteva di trasportare voce e dati sulla linea telefonica in rame in contemporanea. Sembrava un salto nel futuro, con la connessione dati più veloce rispetto alla linea analogica in 56K. Era necessario avere l'apparato ISDN acceso, altrimenti non si poteva né telefonare né navigare in rete. Subito dopo, l'evoluzione continuò con l'arrivo dell'ADSL, dove i dati correvano sempre in digitale, ma a velocità mai viste prima. Con l'ADSL era necessario però un filtro per evitare disturbi sulla linea voce, infatti quella, a differenza dell'ISDN, era analogica. Ma con la DSL arriva poi l'introduzione del VoIP, Voice over IP, cioè la possibilità di effettuare telefonate usando la connessione internet, senza più passare dalla classica linea telefonica analogica, rendendo quindi la comunicazione completamente digitale. Questo però portava con sé lo svantaggio di non poter telefonare se l'apparato di casa era spento, proprio come l'ISDN e i moderni router. In Italia, uno dei primi operatori a proporre il VoIP fu Fastweb, che già dal 2006-2007 offriva un servizio ADSL veloce con telefonia VoIP integrata. Questo significava che la voce veniva digitalizzata e trasmessa via internet, eliminando del tutto la necessità della rete analogica. Ancora oggi usiamo questa tecnologia. Oggi il VoIP è ovunque, lo usiamo con app come WhatsApp, Telegram, Zoom e tante altre. Possiamo telefonare da un computer, da un tablet o addirittura da un frigorifero smart, senza mai toccare una linea telefonica tradizionale. La magia del VoIP ci ha liberati dal telefono fisico e ha reso la voce un'informazione digitale, flessibile e leggera, che viaggia in tutto il mondo in un battito di bit. Quindi, se siamo a casa o in ufficio e vogliamo rispondere o effettuare una telefonata direttamente dal PC, cosa ci occorre? Vi spiego come fare. Se avete un contratto che offre la linea in fibra con numerazione annessa, come ad esempio fa TIM, allora potete recuperare i parametri VoIP direttamente online nella vostra area riservata e utilizzarli con il software LeanPhone. LeanPhone è open source e gratuito. Se vi occorre una nuova numerazione fissa o volete cambiare gestore, date uno sguardo in descrizione per i miei codici sconto. E vi consiglio di dare uno sguardo anche al mio video dedicato alle migliori offerte telefoniche.
Quindi, mettiamo che avete una numerazione associata al vostro contratto. Nel caso di Team, andate nell'area My Team e chiedete al bot Engie di darvi le credenziali per le impostazioni del VoIP. Una volta ottenute le credenziali, cioè indirizzo del server e password, procedete ad utilizzare l'Inphone. Trovate il link in descrizione. Funziona praticamente su qualsiasi sistema operativo. Nella pagina principale del software andate su Assistente Account e Usa un account SIP. Come nome utente mettete il vostro numero di telefono, compreso di prefisso +39, che è quello italiano. Come dominio SIP inserite telecomitalia.it. Come password quella fornita da Engie. Come trasporto mettete UDP. Una volta fatto date OK e passate all'ultimo step. Cliccate sulla rotellina in basso a sinistra, Preferenze, cliccate poi sul segno della matita accanto alla vostra numerazione e modificate l'indirizzo del server SIP con quello indicato da Engie. Lo trovate nella chat con il nome di Outbound Proxy. Alla fine vi verrà fuori una cosa così. Lasciate invariato tutto il resto e premete conferma. Adesso sarete online e potete ricevere ed effettuare telefonate dalla vostra linea di casa. Durante la chiamata potrebbe risponderti l'assistente virtuale Engie. Puoi anche gestire la tua linea tramite l'app MyTeam e il sito team.it. Il protocollo SIP sa alle chiamate VoIP come l'HTTP sa ai siti web. Senza di esso non sarebbe possibile effettuare telefonate via internet. Attenzione però, la numerazione VoIP fornita da Team funziona solo sulla stessa linea dati a cui è associata. Questo significa che non potete usare il vostro numero di telefono di casa da un'altra rete, ad esempio in un'altra abitazione o in un ufficio. Se vi occorre invece una numerazione VoIP slegata dalla linea dati, allora vi consiglio servizi come AWeb. AWeb è una società italiana e vi fornisce un numero fisso con il prefisso della vostra zona. Potete usare questa numerazione tranquillamente con l'Inphone. Al momento c'è una promo con prova gratuita del servizio per un mese. Poi potete scegliere per esempio il profilo VivaVox Flat a 7,95 € al mese per 6 mesi, con 1000 minuti di telefonate sui fissi e sui cellulari italiani. Potrebbe essere una buona soluzione per portare una numerazione fisica in qualsiasi postazione, anche agganciati ad una linea mobile in 4G o 5G e gestire da lì le vostre chiamate in ingresso e uscita. Insomma, a quanto pare, avere un telefono fisico con tastiera sembra non essere più fondamentale. Basta avere un notebook, un PC o un iPad e avrete un telefono fisso sempre a portata di mano. Che ne pensate? Proverete ad effettuare chiamate con questa configurazione? Scrivetelo nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Un saluto e alla prossima!